Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati nella mia cucina. Per questa seconda ricetta di inizio anno voglio farvi vedere come una semplice verdura può essere trasformata in un contorno, persino in un secondo, gustoso e di grande effetto. Sorvoliamo le azzurre coste della Campania e vediamo come si realizza la scarola imbottita. Vediamo insieme cosa ci occorre. L'ingrediente principale per questa ricetta è ovviamente la scarola. Ce ne occorreranno 1-2, dipende in quanti siete e quanto avete fame. Cosa importante, solitamente la scarola voi la trovate già tutta aperta nei supermercati. Ecco, indice di qualità del prodotto è trovarle, e questo si trova soprattutto nei mercati, difficilmente nei supermercati, così che sono già chiuse, quindi più è chiusa la scarola e più è indice di qualità. Ovviamente queste le dobbiamo aprire tutta foglia per foglia, sciacquarla bene e poi asciugarla e sarà pronta per la nostra ricetta. Utilizziamo anche 1-2 spicchi di aglio in camicia, un paio di foglie di alloro, 3-4 filetti di acciughe, scegliete quelle poco salate, io utilizzo quelle del Cantabrico proprio per questo motivo. Se avete altre qualità non vi preoccupate, l'importante è che li sciacquate bene e tirate via il sale in eccesso. Ci occorrerà un 50-60 grammi di pinoli. Anche qui 50-60 grammi di uvetta sultanina, uvetta passa, questa qui vanno ammollate, poi strizzate ed asciugate. Una manciata di olive nere denocciolate, una manciata di capperi lavati, dissalati e asciugati, circa 30 grammi di pecorino romano o se avete il parmigiano reggiano va benissimo ugualmente, olio extravergine di oliva, sale e infine il pepe. Ingredienti non ce ne sono più, andiamo a vedere come imbottire la scarola, ma prima sigla! La prima operazione da fare dopo aver sciacquato sotto l'acqua la scarola è quella di andare a controllare che effettivamente tutti i residui di sabbia o quant'altro siano andati via. Quindi la prima operazione è quella di un'ispezione visiva per andare a vedere che tutto sia regolare, così mi sembra abbastanza pulita. Ora gli diamo un'asciugata sommaria, non andiamo ad asciugare foglia per foglia perché tanto non ci serve, anzi un po' di umidità all'interno ci servirà poi per la cottura. Come dicevo prima, spesso nei supermercati si trovano già aperte così, questo è un problema, nel senso che determina un po' anche la freschezza del prodotto. Più riuscite a trovarle chiuse così e meglio è. Vado a tritare sommariamente sia l'uva scolata, l'uva passa, che le olive denocciolate. Non troppo piccoli, così vanno bene, devono avere una bella consistenza. Metto sul fuoco la padella, la faccio scaldare molto bene, quindi ben calda, aggiungo olio extravergine di oliva. Vado a far sciogliere i filetti di acciughe. Questa è un'operazione che deve avvenire molto delicatamente, quindi io solitamente spengo la fiamma, faccio sciogliere solo con il calore e nell'olio l'acciuga. Questo mi permette di evitare di farla soffriggere, che non è l'effetto che vogliamo avere. A questo punto riaccendo la fiamma e vado a inserire all'interno i pinoli. Li faccio tostare un pochino, insaporire bene. Aggiungo i capperi. E infine vado dentro con le olive e l'uva sultanina. Aggiungo un pizzico di pepe e faccio andare così per un minuto e mezzo. Ora dobbiamo andare a riempire la nostra scarola. In che modo? Io faccio così. Prendo un contenitore come questo che mi agevola nelle operazioni, vado a inserire all'interno la scarola in modo da poterla aprire e non perdere il ripieno. Quindi partiamo dal centro, apriamo bene con le mani e andiamo al centro e andiamo a inserirci dentro una parte del nostro ripieno. Bisogna fare in modo che tutto questo ripieno vada fogliolina per fogliolina, quindi è un'operazione che ci perderemo un pochino, però dobbiamo essere bravi a distribuirla un po' dappertutto, quindi non concentriamoci solo sulla parte centrale, iniziamo a metterlo anche foglia per foglia all'interno. Il contenitore, la boule, ci aiuta a evitare che
tutto il ripieno se ne vada in giro in maniera irriparabile. E continuiamo con questa operazione fino a quando abbiamo riempito tutta la scarola, 1, 2, 3 scarole, quello che vogliamo fare. Questo è un piatto che si può fare con tutte le verdure, ecco, diciamo che io preferisco la scarola, si fa principalmente con la scarola, ma si può fare un po' con tutte, poiché la scarola, pochi lo sanno, però è un alimento straordinario perché è uno di quei pochi elementi vegetali, quindi con dei valori biodisponibili subito, che ci permettono di abbassare notevolmente anche il livello del colesterolo, quindi è un alimento che bisogna imparare a mangiarlo spesso, anche settimanalmente. Ecco qui, una volta che abbiamo raggiunto un grado di riempimento soddisfacente dobbiamo andare alla legatura, quindi facendo attenzione adesso procediamo con la legatura. Procediamo in questa maniera, andiamo a prendere il capo dello spago da questa parte, andiamo a inserirlo all'esterno e lasciamo una coda così, dopodiché da questa parte, come sempre, come negli arrosti, teniamo lo spago teso, con una mano facciamo questo movimento, ci giriamo intorno, quindi creiamo quello che è un cappio, ok? In questa maniera. Andiamo a ricoprire la prima parte della scarola, quindi ci assicuriamo che sia andato anche sotto e iniziamo a tirare. Mi raccomando, non tiriamo troppo. L'operazione di sigillatura la facciamo poi alla fine. Ok. Stessa operazione, andiamo qui, prendiamo la mano, tiriamo, andiamo ancora sotto, superiamo la legatura che abbiamo fatto precedentemente e applichiamo un'altra legatura. Eccolo qua. Già così si sta stringendo bene, procediamo così con tutto fino alla fine della scarola, stiamo attenti a non perdere il ripieno, piano piano si riesce anche, e poi comunque se qualcosa lo perdiamo per strada non vi preoccupate che lo riutilizziamo nella cottura della scarola. Ora, gli ultimi due cappi qua che rimangono fuori, facciamo anche un semplice nodo, qui non ci cambia niente. Nodo qua, facciamo doppio, così poi dopo non riusciamo più ad aprirlo e siamo belli che a posto. E abbiamo la nostra scarola imbottita e legata, pronta per andare in padella. Adesso rimettiamo la stessa padella di prima così com'è sul fuoco. Aggiungiamo olio extravergine di oliva, i rimasugli dell'imbottitura che ci sono scappati eventualmente dall'imbottitura stessa, le foglioline di alloro, 1 e 1, 2, e i 2 spicchi di aglio incamiciati e schiacciati. Quando il tutto si è scaldato per bene, andiamo a inserire dentro la scarola. Eccola qua. Vado a mettere un pizzico di sale dappertutto, questo agevolerà la fuoriuscita dell'acqua di vegetazione. Condisco con un filo d'olio dalla parte sopra e vado a coprire. La faccio andare così col coperchio per 10-15 minuti, dopodiché la giro e proseguo per altrettanti minuti la cottura. Calcolate comunque un tempo di cottura che va tra i 20 e i 30 minuti per avere un risultato efficace. Sono passati una decina di minuti, andiamo a vedere com'è. Vedete come si sono ristretti i fili dello spago, quindi vuol dire che sta perdendo di volume. Andiamo a girarla delicatamente. E voilà, guardate che bel colore assunto in questo momento e la facciamo andare così per ancora 10-12 minuti. Mi raccomando, ricordiamoci anche di andare a rosolare i lati della scarola. Ci siamo, spegniamo il fuoco, abbiamo cotto la nostra scarola. Procediamo con l'operazione successiva. Andiamo a recuperare la scarola, qui la recupero in questa maniera. Il profumo è eccezionale. Vado a metterlo in una teglia per poter essere messa in forno e vado a cospargerla con il pecorino romano.
un filo di olio extravergine di oliva e vado così in forno sotto la funzione grill per una decina di minuti. Ed eccola qua, la scarola imbottita. Andiamo a vedere com'è all'interno. Vedete anche come si taglia bene. Mettiamo da parte il pezzo principale. Ecco qua. Vediamo se riesco a farvi vedere bene il risultato. Guardate com'è all'interno. Si riesce a vedere bene tutti i vari strati. Guarda che meraviglia, che spettacolo. Vado a recuperare un pezzettino di qua con la gratinatura, il ripieno all'interno, le olivette, c'è tutto dentro questo boccone. Eccolo qua. Mi metto qui a favore di camera e andiamo. È davvero buonissimo, c'è poco da dire. La cucina partenopea sa fare delle cose eccezionali. Quello che trovo fantastico in questo piatto è proprio il contrasto tra l'amaro della scarola e la dolcezza dell'uva sultanina. Poi ovviamente il pinolo che rimane croccante, non l'abbiamo triturato proprio per questo motivo, rendono veramente ogni boccone un'esperienza culinaria. È un piatto davvero veloce e semplice da preparare. Si può fare anche in anticipo e poi scaldarlo al momento del servizio. Nota importante per chi è vegetariano, vegano, crudista, melariano. Ovviamente l'acciughina e il formaggio finale potete ometterlo, tanto il piatto viene buono ugualmente. Spero davvero, ma ne sono certo, che questa ricetta vi piaccia e che vi sia venuta voglia di replicarla, di farla assaggiare anche a casa. Se così fosse, come sempre, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere cosa fate voi di diverso o come vi è venuta. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale se vi fosse venuta voglia e lasciare un like che per me è importantissimo. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta, vi abbraccio a tutti, ciao a tutti la carpa pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, altro che non si ingrassa se si mangiano le verdure.